forse un po' inebriati dalla grappa gratuita che davano agli avventori, abbiamo deciso di proseguire attraversando il valico che c'è tra il Sasso Piatto e il Sasso Lungo. È ancora tanta la strada per il Monte Fato. Ecco Frodo che mi aspetta. Continuando ad arrampicarci sui sassi siamo arrivati fino al rifugio Vicenza, che ha un panorama spettacolare, e dopo un bicchiere di bombardino per riscaldarci un po' abbiamo proseguito affrontando il valico effettivo, e qui, come potrete vedere, la mia sanità ha cominciato a vacillare. Padron Frodo, no! Dai Padron Frodo, andiamo. Dobbiamo andare a buttare l'anello del Monte Fato. Padron Frodo, Andiamo. Padron Frodo, non ce la faccio. Non vorrei dire, questo mappa è segnato come semplice. È una passeggiata. Cioè quello? Tu non hai visto quelli difficili? Vabbè. Andiamo. Ci facciamo prendere dall'elicottero? Non avendo ancora un aggancio come quello che ho recensito ultimamente, da questo punto in poi ho messo a posto la macchina fotografica e mi sono concentrato a scalare, perché mi servivano tutte e due le mani e soprattutto cominciavo a essere molto stanco, quindi avevo paura di scivolare e anche di rompere la macchina fotografica. Grazie a Claudia, che non si è persa d'animo anche nei momenti più critici, siamo riusciti appena in tempo ad arrivare alla sommità della Forcella e prendere l'ultima bidonvia per tornare giù. Perché io stavo pensando? La destra libera, altrimenti caschi lì sotto. Vedi, altrimenti dobbiamo scendere questa. Ma tipo abbiamo preso l'ultima corsa. Mi piace, ho detto, oh sì, ci potete entrare in due. Vicini vicini? Buon appetito con la mia prima pizza pasto carbone. Pizze nere. Ok, volta è stato meno. Io è stato più Oggi abbiamo deciso di salire con questa bidonvia dove ci lanciano letteralmente dentro e fare il giro invece di oggi della Sasslong. Il Sasslong è alla destra in questo momento, e noi l'altro giorno abbiamo fatto il giro del Saspiatte, che è un po' più lungo ed era un po' più faticoso, visto che comunque abbiamo fatto tutta la scalata. Oggi sarà un po' più rilassante perché la scalata la stiamo facendo in discesa, sì, quindi dobbiamo stare attenti a non scivolare chiaramente. Dopodiché, dopo che abbiamo fatto tutta la discesa, dovremo girare il Sasslong, quindi arrivati al bivio dopo il rifugio Vicenza dovremo girare a destra, e sarà un pezzo, diciamo, più o meno impianeggiante, non sarà con grandissime salite o discese, e quindi dovremo riuscire a tornare in tempo. Questa volta abbiamo la macchina parcheggiata qui al Passo Sella, quindi non abbiamo limiti di tempo. Obiettivo è evitare la tempesta che arriverà nel primo pomeriggio. Nonostante che oggi sembra una giornata molto bella, però ci sono nuvole minacciose che si stanno avvicinando un po' da tutti i fronti, quindi speriamo di riuscire a evitarci la pioggia, soprattutto nella fase quella più pericolosa, quella della discesa. Dopodiché, anche se ci prende magari una pioggerella, siamo abbastanza attrezzati e dovremmo sopravvivere. L'ultima parte della salita, quella più verticale, che quando scendi è terrificante perché ti buttano dentro e subito dopo c'è lo strapiombo.
ne dobbiamo ancora un po' e siamo arrivati e ci butteranno via dalla cabina. Questa qui è l'unica fotografia che ho scattato durante questa giornata perché volevo concentrarmi principalmente con le riprese con il drone e con il ritmo della camminata per riuscire a evitare la pioggia. Il problema che ho avuto questa volta con il drone è che in questo valico non avevo segnale GPS e quindi ero limitato come quota e distanza che potevo percorrere con il drone, ma questo non è riuscito a fermarmi dall'avvicinarmi il più possibile a uno dei ghiacciai e a svolazzare in giro per riprendere il bellissimo panorama che qualche giorno prima con Claudia non eravamo riusciti ad apprezzare totalmente perché eravamo troppo di fretta nella salita. È l'unica che a volte non la ripassa. La gardina no, la ripassa sì. Dai che riusciamo a batterla. Lungo il percorso intorno al Sassolungo potete visitare la città dei Sassi, che è una zona piena di rocce che si sono staccate in tempi remoti dalla montagna e che adesso formano una sorta di cittadina che si può attraversare abbastanza agilmente quando si fa tutto quanto il giro. Ok, il percorso ancora non è finito, però siamo arrivati nella parte più salva, diciamo più tranquilla del percorso. Dobbiamo solo arrivare fino là in fondo, al Passosella dove abbiamo la macchina, e noi abbiamo appena fatto tutto il giro del Saslong, passando tra il Saslong e il Saspiat, e quindi altri 40 minuti, ma anche forse di meno, e siamo arrivati. Arrivo sopra, dai. Arrivo in cima, mi cambio di fuoco. L'ultimo giorno prima di partire avevamo pianificato di riposarci, ma abbiamo ricevuto un invito da parte dei nostri amici per attraversare le gallerie che si trovano a Lagazuoi, che sono state costruite nella prima guerra mondiale dai soldati italiani e che attualmente sono visitabili nella lunghezza totale di circa 1 chilometro con un dislivello di 280 metri. I due studi. Arrivo lisce. Andiamo in giro e poi dall'altro lato. Quella è una trincea dove sparavano, invece questa è la galleria al percorso. Ok, ci piace la galleria. Buttiamoci nel buio più tetro. Ok. L'intera esperienza mi ha fatto venire alla mente Lovecraft e il Signore degli Anelli, perché la galleria è scavata all'interno del cuore della montagna con una serie di scalini che sembra andare avanti e indietro all'infinito. Questa è davvero un'esperienza emozionante da fare, però vi consiglio di farla in compagnia, visto che potrebbe essere un po' claustrofobico e spaventoso. Una volta sulla cima, prima di arrivare al rifugio Lagazuoi, si attraversano le trincee costruite sulla sommità della montagna durante la prima guerra mondiale. Se siete dalle parti di Cortina d'Ampezzo, quindi questa è una gita che vi consiglio tantissimo di fare, perché oltre alla soddisfazione di riuscire ad attraversare una montagna dall'interno, arrivati sulla vetta il paesaggio è incredibile, potrei stare settimane a fotografare ogni dettaglio in ogni condizione meteorologica di queste catene montuose. L'ultima cosa che mi rimaneva da fare era prendere il Mavic Mini e farlo volare più in alto di quanto non abbia mai fatto volare questo drone. Ovviamente subito dopo è comparsa una nuvola dentro la quale siamo entrati, ma non mi sono arreso così facilmente e ho continuato a volare anche con il vento che si alzava fino a quando non ha proprio cominciato a piovere e ho dovuto riportare a casa il piccolo Mavic Mini. Mentre una parte del gruppo sprezzante affrontava il ritorno lungo la montagna anche con la pioggia, noi abbiamo deciso di prendere la funivia e fare un ritorno più tranquillo. E così per me e Claudia è finita questa vacanza in Trentino e dintorni, e sicuramente tornerò a fare visita in questa parte del nord Italia che per me era una novità ed è stata una bellissima scoperta. Per questo video è tutto e vi saluto con la passeggiata che abbiamo fatto l'ultimo giorno sulle sponde dell'Adige vicino al Forte della Chiusa.